Iniziamo la carrellata sulla modellazione di queste figure con la figura più ostica di tutte quante, che è questa qui, la numero 5, Nili in Pyramid. Non so se qualcuno, prima di provare a modellarla, l'ha provata a disegnare, cercando di capire come fosse. Perché prima di cominciare a modellarla facciamo una considerazione. Se io individuo questa faccia triangolare, me ne frego delle smussature, delle parti tonde, ma se io mi concentro su questo triangolo che è isoscele, sembra di capire che questo triangolo è uguale a quest'altro triangolo qua. Semplicemente i due triangoli sono uno girato rispetto all'altro. E quindi di conseguenza, se io stabilisco che questo triangolino qui è uguale a questo nelle proporzioni, ma è solo girato dall'altra parte, anche le altre due facce saranno lo stesso triangolo. La problematica principale di questo modello è che in una direzione questa linea la si può allineare all'asse X, quest'altra invece è inclinata un po' a caso. Ma che succede? Se io parto con la mia modellazione e invece di cercare di modellare questo oggetto con la faccia sotto parallela al terreno, decido di allineare questo lato all'asse X e quest'altro lato lo allineo all'asse Y, le cose diventano simmetriche rispetto dall'alto e rispetto al lato. E questa cosa adesso ve la mostro meglio in AutoCAD. In AutoCAD sono partito con un nuovo disegno, come al solito mi metto in una visualizzazione 3D, come al solito scrivo cerchio, gli do 0,0,0 come coordinata per iniziare vicino all'origine, gli do 10 come raggio e poi faccio zoom, invio, estensione e invio per avvicinarmi qui. E qui inizio a disegnarmi. Il primo segmento lo faccio 10 lungo e questo primo segmento è questo riferimento qua. Quindi ho disegnato questo segmentino qui. Adesso voglio andare a disegnare questo segmentino qui nello spazio, ma non lo disegno inclinato, lo disegno verticale. Abbiamo detto che siccome i triangoli sono uguali, la lunghezza di questo segmento qui sarà uguale a questa lunghezza di quest'altro segmento qui. Quindi che succede? Io vado in AutoCAD, mi disegno partendo dal punto medio e agganciandomi col polare verso l'alto un altro segmento di 10. L'importante è che questi due siano uguali. Ma questo segmentino qui, io sposto il punto medio, cioè pesco il punto medio e lo sposto, ho creato una croce con questi due segmenti, uno lungo X, uno lungo Y, allineati rispetto alla metà. Questo qui io lo sposto in profondità e adesso io ho una condizione qui dove praticamente ho disegnato nello spazio questo segmento qui e questo segmento qui. Non mi rimane altro da fare per schematizzare la cosa e per capirci un po' meglio, unire nello spazio i vertici dell'elemento. Se unisco nello spazio i vari vertici, ottengo quello che è il filo di ferro di questa figura. Quindi vado qui, chiamo il comando linea, semplicemente nemmeno polilinea, per unire le cose e se comincio a ruotare mi accorgo che più o meno ci assomiglia, forse un po' troppo tozzo. In questo caso io che faccio per allungarlo? Chiamo il comando stira, ST, prendo questi vertici qui e li sposto col polare lungo Y. Più o meno adesso ci dovrei essere. L'unica differenza rispetto alla figura
che stava sul PDF è che la faccia sottostante in realtà stava in orizzontale. Ma una volta che io ho fatto tutto questo, per portare in orizzontale una geometria, io basta che uso allinea, prendo come riferimento primo punto, allinea, prendo, prima lo copio. Ma questo ancora non è modellato, era giusto per farvi capire l'ossatura di questa geometria qui. Se io prendo questa adesso, chiamo allinea e prendo come riferimenti i punti della base, che succede? Che mi ritrovo come schema tridimensionale un qualcosa che probabilmente ci assomiglia, forse questo è un po' troppo lungo, però ci stiamo. Devo modellare, cioè, adesso ho le linee solamente, è un filo di ferro, non ho il modello, devo iniziare a modellarlo. E visto che come geometria io ci ho azzeccato e mi è più semplice lavorare in questa configurazione qua, lavoro in questa configurazione qua, quando ho ottenuto la figura geometrica la vado a riposizionare sul piano. E osservando questa, che succede? Che se la penso dal punto di vista di una proiezione ortogonale guardata dall'alto e guardata dal lato, questa è una V. Quindi che succede? Io mi disegno con una polilinea orizzontale, quella che probabilmente è la proiezione ortogonale di questo elemento qui. Anzi, la vado anche a chiudere questa polilinea in maniera tale che poi quando faccio l'offset mi fa l'offset di tutto, perché questa la sto guardando dall'alto, devo realizzare questa V, mi serve lo spessore, prendo la polilinea, chiamo il comando offset, non so che dimensioni dargli di offset, prendo l'opzione punto, clicco qui e con l'opzione punto vado un po' a occhio a dargli lo spessore. Tenete conto, io questa cosa qui che sto facendo la sto facendo in orizzontale. Non è un triangolo chiuso, ma queste zone devono essere estese. Io che faccio a questo punto? Esplodo questa linea interna, scrivo esplodi, e chiamo il comando estendi, ES, e vado ad estendere queste parti qua. Se vi ricordate, quando io ho l'esigenza di avere una polilinea chiusa poi da estrudere, in questo caso io potrei tagliare le cose e unirle, oppure posso usare quel comando che vi ho fatto vedere l'altra volta, contorno, perché con contorno mi chiede scegli i punti, io clicco qui dentro e ho ottenuto una polilinea chiusa che posso tranquillamente estrudere. Perché la devo estrudere? Perché le proiezioni ortogonali sono un metodo di rappresentazione che parte dall'oggetto tridimensionale e lo rappresenta in due dimensioni mediante le proiezioni da due direzioni. Ma le proiezioni ortogonali sono un sistema che è biunivoco. Dal 3D si può andare al 2D e dal 2D si può andare al 3D. E se io mi disegno le proiezioni ortogonali di questa geometria, ho già disegnato la versione dall'alto, mi serve la versione dal lato, io adesso mi isolo questa cosa così la vediamo meglio. Per disegnarmi la proiezione ortogonale dal lato, io che faccio? Prendo il profilo che ho appena creato, chiamo il comando ruota e ruoto questo elemento di 180 gradi. L'avrei dovuto copiare, quindi richiamo il comando ruota, gli do l'opzione copia e copio dandogli 180 gradi. Questo elemento prendo la punta e lo vado a posizionare qui. Adesso l'unica cosa che devo fare di questo è ruotarlo lungo quest'asse in maniera tale che mi diventi verticale. E abbiamo visto che per ruotare, quando abbiamo l'esigenza di ruotare in 3D attorno ad un asse, se prendiamo l'oggetto che vogliamo ruotare, chiamiamo il comando ruota 3D e andiamo a cliccare sull'asse di rotazione, a me adesso basta scrivere solamente 90 e mi ritrovo
ve li isolo così li vedete meglio. La proiezione ortogonale dall'alto e la proiezione ortogonale dell'oggetto dal lato. E che succede? La modellazione è fatta in questo, anche se non c'è. Perché se io estrudo questo all'infinito, diciamo, di un'altezza gigantesca e muovo questo modello della metà, quindi lo sposto, chiamo sposta da qui fino a metà, in maniera tale che questo oggetto sta, il luogo della proiezione dei punti in verticale sta in tutto lo spazio. Se faccio la stessa cosa dal profilo di lato, questo qui, e poi sposto e porto qui sulla parte media in maniera tale che, guardate, se osservo dall'alto ho una proiezione ortogonale, se osservo dal lato ho un'altra proiezione ortogonale, il modello è il luogo spaziale dove si incontrano le due proiezioni nelle due direzioni. E in questo caso io col comando intersezione, interseca, se vado, anzi ve lo faccio vedere in maniera nascosta, ombreggiata, se io vado a chiamare il comando interseca, seleziono prima questo e poi questo e do invio, vedete che è comparsa come per magia la geometria che mi serviva. L'unica cosa è che è inclinata, però rispetta tutte le osservazioni che avevo fatto. Le facce sono identiche, i lati sono identici, l'unica cosa è inclinata, ma abbiamo visto che se io copio questo solido e poi uso il comando allinea normale, allinea, che mi chiede punto di partenza, punto di destinazione, punto di partenza, punto di destinazione, terzo punto, ho impostato la geometria. Non mi rimane altro da fare che arrotondare gli spigoli. E questa cosa qui è semplicissima perché chiamo il comando che abbiamo visto, raccorda spigolo, clicco sugli spigoli da raccordare, do un invio per vedere quello che sta succedendo e poi con questo clip posso decidere di quanto raccordare in base all'immagine. Se mi va bene, do invio e il primo oggetto ce lo siamo portati a casa. E se ci avete fatto caso, come numero di operazioni ne abbiamo usate poche. Tutto il segreto di questo oggetto, nella modellazione di questo oggetto, stava nel riconoscere il metodo di costruzione di questa figura. Perché poi per il resto, una volta individuate quelle che erano le simmetrie delle facce o altro, la modellazione è stato solamente un applicare gli strumenti che conosciamo per portarci a casa il risultato. E proseguo con il secondo. Il secondo penso che quasi tutti siate riusciti a farlo. È banale, ma non do per scontato nulla, quindi lo modello 169, quindi salvo con nome anche questo. Quando mi vedete far comparire questo salva con nome qui, io premo la combinazione di tasti Shift Ctrl S, Ctrl S salva e basta, Shift Ctrl S salva con nome. Allora il numero di questa qui è 169, 169, ok. Quindi mostro tutto, cancello tutto e ricomincio da capo. Questo me lo metto qui. Mi rimetto sul bianco e in questo caso qui, mettiamoci, ok, dritti così. Questo è una ciambella quadrata copiata 4 volte e ruotata un po' a caso. Come faccio a fare la ciambella quadrata? Posso chiamare, se voglio fare un quadrato, invece di fare il rettangolo o la polilinea, abbiamo visto che a me basta chiamare lo strumento poligono, dare come numero di lati 4, dare come indicazioni spigolo, punto da una parte,
vado in direzione con il polare, mi aggancio all'asse X, gli do il lato, lavoro sempre con il 10, devo fare lo spessore e chiamo il comando offset, voglio andare ad occhio, quindi scelgo l'opzione punto mi permette di offsettare ad occhio e adesso per ripassare quello che abbiamo visto in precedenza, vi ricordo che se io adesso vado ad estrudere e estrudo assieme questi due elementi e il buco non mi si crea perché io prima devo estrudere, poi devo chiamare la sottrazione booleana, devo selezionare il grande, dare invio, selezionare il piccolo, dare invio e fare il buco perché ho sottratto. Vi ricordo che quando siete in questa condizione qua e il premi e trascina funziona, se cliccate su premi e trascina e andate qui, il profilo viene estruso già col buco. Gli do un'altezza qualsiasi e questa cosa qui mi serve soprattutto per farvi vedere che quando ad esempio avete da costruire una scala e dei gradini, non è che vi dovete disegnare in profilo la scala per poi estruderla di lato. Potete anche tranquillamente estrudervi il primo gradino e poi chiamare il comando copia, cp, e dalla base vi attaccate sopra e cominciate a costruirvi la scala semplicemente da punto di riferimento a destinazione, salendo pian piano. Poi dovete solamente mettere la parte di sotto, però quando avete cose uguali, mattoncini uguali da mettere uno sopra l'altro, la cosa più comoda è che si prende l'oggetto, si chiama il comando cp copia, si parte dal basso, si dà come destinazione l'alto e si rifà la stessa cosa per quante volte si vuole copiare l'oggetto. E adesso se io prendo e dico voglio il gizmo di rotazione, seleziono questo e comincio a ruotare a caso, la composizione, cioè la difficoltà sta solamente nel cercare di capire come è ruotato. A me non serve che replicate esattamente e perfettamente com'è l'immagine che state vedendo. Una volta che avete replicato il concetto degli elementi ruotati a caso, si passa oltre. Non scemunitevi a cercare le posizioni. E anche questo lo abbiamo fatto. Ah, questo qua, il 6. Il 6 è interessante. Quanti di voi sono riusciti a fare il 6? Uno? Solo una manina. Vabbè. Ok. Il 6 richiede un'analisi simile a quella che abbiamo fatto qui prima di iniziare a procedere. Fare un'analisi su quello che si vuole fare, quindi quello che vi dicevo, schizzare su carta e cercare di chiarirsi l'idea della forma dell'oggetto che si vuole rappresentare. Aiuta tantissimo poi quando si va a modellare. In questo caso la base, cioè il fusto di questo elemento, è un cilindro. Quindi già so che dovrò usare un cilindro. Questi rametti, assumendo, come dire, dando per scontato il fatto che questo rametto qui è simmetrico all'altro, anche se non sembra, ma questi due sono simmetrici, prendo la licenza di voler usare anche questo come simmetrico. La modellazione di questa figura si riduce solamente a modellare il cilindro, individuare come profilo sul cilindro questa mezzaluna e poi disegnare un percorso che faccia questo giochetto qui. Prima va sopra, poi ruota e poi va così. Cioè se io prendo questa mezzaluna e gli faccio e la estrudo lungo un percorso che parte dritto, fa una curvetta e poi va in orizzontale, io probabilmente questo elemento qui, che sembrava tanto strano, riesco a modellarlo. Vediamo, si sa. Quindi questo è il numero 6, sa CTRL S e questo, anzi faccio 006 che è meglio. Mi modello il cilindro, primitiva, cilindro,
punto di partenza, raggio 5. Altezza a caso. Perché altezza a caso? Perché anche se esagero, so che il cilindro poi lo posso accorciare come voglio, quindi con queste proporzioni non è che devo essere chissà come preciso. Una volta che ho ottenuto questo cilindretto qui, che succede? Devo andarmi a disegnare la mezzaluna sopra questo cilindro. Potrei provare a disegnarmi una linea, la disegno in rosso così si vede meglio, la linea che individua il diametro, e poi ad esempio potrei provare a usare questo elemento contorno, il comando contorno, per vedere se riesce a trovare il contorno di questa mezzaluna. Non lo riesce a trovare perché? Perché il comando contorno lavora bene, ve lo faccio vedere qui, lavora bene solo quando ci sono le linee. Quando c'è una linea e un 3D, il comando contorno molto spesso fallisce. Se io chiamo il comando contorno e clicco qui, la mezzaluna viene individuata. Qui sopra non viene individuata. Dice, vabbè, forse servirà un cerchio. Quindi chiamo il comando cerchio, prendo il centro, mi aggancio al cilindro. Adesso io ho due linee, come in questo caso qui. Provo a usare il comando contorno e dall'ipotesi ha funzionato con le curve, funzionerà anche qui, credo che funzionerà. Vado qui, clicco e non funziona. Perché non funziona? Perché si è spostato il cerchietto. Chissà perché si è spostato il cerchietto. Vabbè, lo sposto. Ok. Ah no, proprio un cerchio diverso. Vabbè, chiamo il comando cerchio, prendo qua, adesso funziona. A posto. Chiamo il comando di nuovo taglia, vediamo la modalità rapida se funziona. La modalità rapida funziona, ma occhio ad estrudere queste due linee adesso. Se estrudete adesso avete un vuoto, perché quando avete due curve, per poterle estrudere e avere un pieno, le dovete selezionare e chiamare il comando unire per unirle in una polilinea. Adesso che abbiamo la polilinea, se noi estrudiamo, l'estrusione avviene in modalità piena, otteniamo un solido. Dobbiamo decidere il percorso che deve fare questo raccordino qui. E dallo schizzetto che abbiamo fatto, qui è un qualcosa che deve andare dritto, deve fare una curvetta e poi deve andare in orizzontale. E in questo caso io che cosa faccio? Mi chiamo il comando polilinea 3D in maniera tale da, anzi, ma posso anche disegnare linea senza ma nemmeno la polilinea 3D. Chiamo il comando linea, mi disegno una linea alta, facciamo 10. E poi disegno, agganciandomi all'asse Y, un'altra linea lunga 10. Quindi quello che ho fatto è aver disegnato una linea verticale alta 10, una linea orizzontale lunga 10. A questo punto io devo raccordare solamente il tutto, non devo fare manco il cerchietto. Se io chiamo il comando raccordo, proprio raccorda, e gli do come raggio di raccordo un raggio simile a questo qui, abbiamo usato mi sembra 5, quindi gli do 5. Gli do 5, siamo al limite, ma vediamo che cosa succede. Ho impostato il raggio, clicco su questa e poi clicco su questa. Vedete, ho ottenuto questa curvetta. L'unica cosa è che quando raccordate, la curvetta più gli elementi sono separati, per utilizzare questo come un unico profilo o come un'unica direttrice bisogna selezionarla, chiamare il comando unire e adesso ho quella che è la mia traiettoria. Se prendo la mia generatrice, che è la polilinea, do invio e in questa fase qua do il parametro traiettoria e seleziono la traiettoria, se ho fatto tutto correttamente mi ritrovo l'oggettino piegato. Ciao! Probabilmente se vedete qui la curva è un po' più dolce, quindi avrei dovuto non fare un raccordo da 10, ma magari da 12, 13. Posso provare, torno indietro, chiamo di nuovo raccordo, imposto il raggio, imposto un 13, clicco su questi due elementi
e in questo caso, no, io prima avevo dato 5, quindi devo dare 7 e mezzo di raccordo. Facciamo 8. Do 8, seleziono questi due, unisco tutti i pezzettini, estrudo, chiamo il comando estrudi, seleziono la polilinea, gli do T di traiettoria e questa cosa adesso è un po' più morbida. E anche in questo caso la modellazione è quasi completata perché devo trovare solamente il modo di prendere questo elemento, ruotarlo di 180 gradi copiandolo, e lo sappiamo fare, e poi lo devo specchiare da quest'altra parte. Lo specchio potrei anche ruotarlo in 3D dall'altra parte, ma voglio farvi vedere un altro approccio col comando specchio per farvi vedere un qualcosa con il sistema di riferimento. Allora, prendo questo elemento qui, lo devo ruotare copiando, scrivo, chiamo il comando ruota, prendo come punto base il centro e poi prima di dargli 180 gradi scelgo l'opzione copia, do 180 e diciamo la parte di sopra l'ho fatta. Per fare la parte di sotto io posso adottare questo approccio. Sul ViewCube mi metto in una vista frontale, mi metto nella vista di destra. Occhio quando usate il ViewCube per mettervi in delle viste prospettiche, cioè in delle viste di prospetto, perché guardate bene che succede. Guardate qui sotto, lo vedete il sistema di riferimento? Quando voi impostate una vista che è di prospetto, il sistema di riferimento rimane in orizzontale. Quindi che succede? Se voi adesso provate a disegnare un rettangolo o una polilinea e lui ve la disegna in orizzontale, anche se state guardando il tutto in verticale. Per allineare il sistema di riferimento a questa vista e poter disegnare in piano rispetto a questa vista, si chiama il comando UCS e gli si dà l'opzione vista. L'opzione vista che cosa fa? Allinea il sistema di riferimento alla vista corrente. Se adesso vedete qui sotto x e y corrispondono a questa vista qui. Se io adesso chiamo il comando specchia, prendo questi oggetti qui, anzi prendo solo questi oggetti qui, chiamo il comando specchio che dovrebbe stare da qualche parte, stava qui, specchio, e prendo un qualsiasi punto e do come secondo punto un asse orizzontale. Mi chiede se cancellare gli oggetti sorgente, io gli rispondo no. E io che ho fatto? Ho specchiato, diciamo, in 3D con un asse verticale per ottenere questi altri due elementi. Non devo far altro che prendere questi due elementi, prendere il loro centro e spostarlo. Quindi li seleziono, chiamo il comando sposta, prendo il punto medio e lo sposto portandolo sul centro qui. E per chiudere la modellazione di questo oggetto devo semplicemente prendere questi due elementi, cliccare sull'asse di rotazione Z, scrivere 90 e questo è leggermente più alto, cioè questo qua ha i rametti un po' più prolungati ed è un po' più tozzo, questo è più alto e ha i rametti un po' più corti, però il senso della figura è quello. Quindi anche per me un qualcosa del genere, anche se è sproporzionato, per me è una modellazione corretta, perché tanto qua non ci stanno misure, ci sono solamente riferimenti. Poi potrei spendere tempo ad accorciare il tutto, allungare le parti, ma il- i, i comandi da utilizzare, l'approccio rimane sempre lo stesso. È solo una questione di trovare le giuste dimensioni e le giuste proporzioni. Questa era la 06 e l'abbiamo fatta. La 102. La 102, la parte qui in basso è abbastanza semplice perché
qui in basso che cos'è? È praticamente una U dove posso ipotizzare che questa lineetta qui, questa che vi faccio vedere in arancione, sia a 45 gradi, cioè sia simmetrica rispetto a queste. E quindi già se mi faccio questo profilo, io già metà della mia modellazione l'ho completata. Una volta che ho ottenuto questo profilo, lo estrudo e avrò quindi a disposizione con l'estrusione queste facce che vanno in profondità e questa figura mi serve per farvi vedere che le facce possono essere estruse. L'abbiamo visto col premi e trascina, non ve l'ho fatto vedere selezionando con CTRL e chiamando estrudi, quindi lo usiamo per vedere questa cosa qui. Quindi che cosa faccio? Questa è la 102, questa me la salvo, Shift CTRL S, 102, seleziono tutto e cancello. Per selezionare tutto, se volete selezionare tutto in AutoCAD basta premere CTRL A di Ancona, su gran parte dei programmi serve per selezionare tutto, A sta per All, state facendo inglese ormai, ci capiamo. Per questa figura devo disegnare il mio profilo verticalmente. L'altra volta abbiamo visto che per disegnare in verticale possiamo chiamare UCS, scegliere l'opzione X, dare 90 e impostare l'UCS in verticale. Oggi abbiamo visto anche che possiamo fare un'altra cosa. Possiamo ad esempio andare sul ViewCube e impostare una vista frontale e poi chiamare il comando UCS con l'opzione vista, allineiamo l'UCS alla vista. La base è quadrata, è sempre una ciambella quadrata. Quindi chiamo il comando poligono, 4 lati, spigoli mi piace, gli do 10, vabbè era eccessivo ma me lo tengo, faccio il solito offset usando come opzione punto per dargli uno spessore ad occhio, questo lo facciamo un po' più cicciottello. E di questo profilo abbiamo detto che a noi ci interessa questa parte qui, quindi questa parte interna, quest'altra parte non ci interessa. In questa situazione io potrei usare sia il comando contorno, tanto sono allineato a tutto, oppure posso anche chiamare il comando taglia, TA, tagliare le parti che non mi servono e selezionare tutte queste e chiamare il comando unire. Unire mi permette di avere l'oggetto unico, adesso non devo fare altro che estruderlo. La profondità la vogliamo fare uguale alla larghezza? Qui sembra che non sia un cubetto, sia un po' di più, quindi se questo è 10, questo lo faccio da 13. Quindi vado qui, scrivo 13. Ah, 13 perché è andato dall'altra parte? Perché Z, il positivo, andava in questa direzione qui. Frega poco perché se ho sbagliato non devo manco cambiare l'estrusione, chiamo sposta e sposto da qui a qui e ho ottenuto lo stesso risultato come se avessi voluto estrudere dall'altra parte. Non c'è nessun problema. Fatto questo, devo andare a creare questi altri due elementi, ma questi altri due elementi sono simmetrici, ipotizzo siano simmetrici, per quanto si sposta uno si sposta anche l'altro nell'altro senso. E quindi devo creare questo elemento, io seleziono, prendo questo elemento qui, seleziono con CTRL questa faccia qui, chiamo il comando estrudi e scopro che se io chiamo il comando estrudi con la selezione di una faccia, AutoCAD è come se io gli dessi un rettangolo da estrudere e lui mi permette di estrudere questo elemento qui. Di quanto estrudo? Faccio un Alt Tab per vedere. Questo elemento non sembra che superi il lato, quindi mi mantengo all'interno della base, ma questo adesso, cioè, questa faccia qui e questa faccia qui sono in piano. Nella figura sembra, a me sembra, che
Questa faccia qui si ha in una direzione, questa si ha al di fuori del piano, vada un po' fuori. E per applicare questa modifica, se io adesso prendo come gizmo il gizmo di spostamento, clicco con CTRL su questa faccia qui e mi sposto lungo l'asse X, che sto facendo? Sto portando indietro questa faccia, cioè la sto portando dall'altra parte, come sembra che sia questa faccia qui, vada più all'interno. Siccome per me questa è simmetrica rispetto a tutto il resto, che succede? Che se io individuo una linea e quindi individuo il centro di questa figura geometrica e vado a ruotare questo elemento qui con il comando ruota rispetto al centro di tutto, se adesso ruoto copiando e ruoto il tutto di 180 gradi, è come se avessi fatto uno specchio ruotato. Se io scrivo 180 e do invio, molto probabilmente mi ritrovo un qualcosa che assomiglia a questa figura. L'unica cosa che potrebbe differire in questo caso qual è? Questa distanza qui che può essere maggiore o minore, ma come al solito è una questione sempre di piccole variazioni. Quindi io qua ad esempio potrei con CTRL spostare questo e spostarlo di una misura uguale e contraria dall'altra parte, quindi che ne so, mi faccio una lineetta di 2,7, ok, sposto questo di meno 2,7, io ho scritto meno 2,7 perché mi hai messo, vabbè, 2,7, poi sposto quest'altro con CTRL nella direzione opposta, sempre di 2,7, ho mantenuto la simmetria, ho ridotto questo elemento qui. Ma anche qui mi accontento perché alla fine il farlo somigliare serve solamente poi tempo per trovare i giusti spostamenti. E la 102 è fatta. La 460 ci passo sopra, perché se non mi sapete fare questo, chiamatemi perché dobbiamo rivedere un po' tutte le basi. E la base estrusa, copiata, ruotata. Questa qui la vediamo come approccio perché il primo approccio in questo caso qual è? È quello di andarsi a modellare questo profilo qua, quest'altro profilo qui è simile ma è un po', diciamo un po' deformato. Quindi se io mi modello prima questo qui e lo estrudo, poi me lo duplico e me lo ruoto, la modifica di inclinazione o altro la faccio all'ultimo. Quindi che cosa faccio? Torno su AutoCAD, salvo con nome e salvo questa 563, 563. Mi riposiziono nella vista frontale perché devo lavorare qui. UCS V per vista. Mi disegno con lo strumento rettangolo, un rettangolo diciamo a caso. Poi ipotizzo che l'altro rettangolo, quest'altro rettangolino qui, sia se questa verticale qui è 90 gradi, questa la voglio pensare, quest'angolo qui lo voglio pensare come 45 gradi. E in questo caso che faccio? Se per me quello c'è 45 gradi, io mi ruoto prima questo, lo ruoto così creo una copia rispetto a questo punto di 90 gradi, sempre con l'impostazione copia. Lo potrei direttamente ruotare 90 più 45, 135 di 135 gradi. Fatto questo, devo esplodere e unire queste parti qui
seleziono tutto, chiamo il comando esplodi, uso il comando raccorda con un raggio 0 per raccordare queste due parti qui e il comando raccorda per raccordare anche queste due parti qui. Questa parte qui la vado a unire perché? Perché per fare l'altra parte mi basta specchiare usando come asse eh, sono un fesso perché l'asse è da qui perpendicolare. Quindi prendo questo, chiamo il comando specchio, punto medio e il punto medio, sì vabbè uso questo, perpendicolare al tutto. Collegare gli oggetti sorgenti, cancellare gli oggetti sorgenti no. E a questo punto io chiamo di nuovo il comando raccorda e mi vado a raccordare questi pezzettini qui, questi pezzettini qui e unisco tutto il mio profilo. Adesso un profilo unico, unire e questo elemento qui lo vado a estrudere in profondità fin quando non assomiglia, ce la posso fare, fin quando non assomiglia a questo, diciamo che è quasi quadrato, vado ad occhio, in questo caso. Ok, il primo elemento l'ho impostato, me ne serve un altro. Io che faccio? Prendo questo, chiamo il comando copia e me lo copio da questa parte qui, almeno lo riesco a vedere. Rimetto a posto l'UCS con UCS, invio perché non mi serve il sistema di coordinate allineato in maniera particolare. Voglio ruotare questo lungo attorno all'asse X in maniera tale che diventa verticale. Posso usare il gizmo di trasformazione e rotazione, cliccare col tasto destro sul centro e scegliere riposiziona gizmo per scegliere come punto base di rotazione questo. Posso prendere l'asse di rotazione X e scrivere 90. Fatto questo, lo posso spostare e adesso l'unica cosa che devo fare è ruotarlo di 90 gradi dall'altra parte per ottenere l'altra parte. Quindi prendo questo, chiamo il comando ruota perché il comando ruota, il 2D usa come perno sempre l'asse Z, scrivo meno 90 per ruotare in senso orario e poi vado a far coincidere questo vertice qui con probabilmente questo perché con l'altro si autointerseca, esatto. La faccio coincidere questo con questo qui e più o meno questa figura è fatta. Cosa manca? Manca il fatto che questa faccia qui, se andiamo a vedere nel disegno, è un po' inclinata e io come storco un po' il tutto. Lo storco in questa maniera qui, con CTRL io posso selezionare questa faccia qui, posso scegliere come gizmo di trasformazione lo sposta e clicco, evidenzio i due assi X e Y e clicco a caso, in questo caso se gli OSNAP mi danno fastidio premo F3 per disattivare gli OSNAP e una volta che ho individuato più o meno la posizione mi ritrovo con l'oggettino deformato che più o meno assomiglia a questa parte qui. Questo è dritto, questo qua era un po' inclinato. E se ci state facendo caso, stiamo ripassando tutto quello che abbiamo visto nelle lezioni precedenti, ma lo stiamo mettendo in pratica man mano. Quindi questa è una specie di ripasso pratico di quello che abbiamo visto fino ad ora. La 563 l'abbiamo fatta, prossimo numero, la 248. Ciambellone. Ciambellone ci permette cioè di trattare un comando che ho dimenticato di trattare nel 2D. Analizziamo un attimo prima la costruzione di questa ciambella quadrata. Questa ciambella quadrata noi possiamo ipotizzare che sia lo scheletro di un cubo
tagliato a metà. Quindi se io ipotizzo che questo è metà cubo perché l'altra metà cubo è stata mangiata, io posso tranquillamente disegnarmi come forma base un cubetto, un quadrato largo 10, estruso 5. Torno in AutoCAD, questo qui la cancello, mi creo il mio solito poligono, 4 lati, spigolo, abbiamo detto 10, però devo estrudere e devo fare la ciambella. Vi faccio vedere una cosa che c'entra poco col disegno al CAD, ma è una costruzione geometrica interessante. Quando io devo dare uno spessore a, a un quadrato e voglio che il risultato, il mio occhio lo percepisca come proporzionato, io potrei ehm, dividere, cioè fare l'offset di questo quadrato in maniera tale che l'area che sta qui dentro, l'area che sta qui dentro è uguale all'area che sta qui. Cioè voglio dividere il quadrato in maniera tale che le due aree, interna e tutto attorno, siano uguali. E per fare questa cosa non servono chissà che conteggi. Se io mi disegno una polilinea agganciandomi ai punti medi del quadrato, questo quadrato qui è un quadrato perché si appoggia sui punti medi di un quadrato. Se ci fate caso, ehm, non è immediato, ma l'area di questo quadrato è esattamente la metà di questo quadrato qui. Come faccio a dire questa cosa qui? Se divido in 4 questo oggetto e mi vado ad analizzare un quarto, e io ho mezza area e mezza area, mezza area e mezza area, mezza e mezza. Quindi questa qui è la metà del totale dell'area del quadrato. Se prendo questo quadrato, chiamo il comando ruota, prendo il centro e ruoto di 45 gradi, ho diviso, cioè l'area che sta in questo corridoio è uguale, anche se non sembra, all'area che sta nel centro, per semplice costruzione geometrica. E questi sono giochetti di geometria che possono essere anche carini se usati nell'applicazione architettonica. Devo estrudere questo, sappiamo che il premi e trascina mi permette di estrudere direttamente questa figura già col buco. La estrudo, abbiamo detto il lato era 10, lo faccio alto 5, scrivo 5 e quindi è metà cubo, anche se non sembra. Potrei anche provare a fare un copia e vedere se è un cubetto, ed è un cubetto. Adesso andiamo a fare qualche considerazione su questa forma. Io ho costruito il pieno di questa forma, di questa ciambella quadrata o cubica, perché la ciambella cubica la devo andare a tagliare con due piani mediante 3 punti. E che punti posso usare? Allora, per il piano che io vi individuo adesso con il rosso, questo qui, questo piano qua, il piano che io posso individuare, i 3 punti che posso individuare, uno sta qui, uno sta qui, e sembrano simmetrici rispetto a quest'angolo, e uno è questo, e io potrei ipotizzare che se prendo questa altezza qui, da qui a qui, e divido questa altezza per 3, questo punto sta a 1/3 dell'altezza. Quindi i punti che a me servono per poter tagliare e che devo individuare su quel cubetto sono questo, che è 1/3 dell'altezza, e 2 punti simmetrici sui due lati che stanno qui sopra.
Che cosa faccio? Con queste osservazioni vado qui e guardate, se io faccio un rettangolo qui sopra, io potrei decidere di prendere i punti medi, anzi no, non i punti medi, ma i punti di questo quadrato qui. Ve li indico con una sferetta, in maniera tale che si vedano un po' meglio. Quindi i due punti che per me prima erano simmetrici e stavano lì, ho fatto una costruzione del quadrato e tot a destra, tot a sinistra, li ho individuati. Per individuare un terzo dell'altezza, guardate che cosa faccio. C'è un comando che non vi ho spiegato, che si chiama dividi, ve lo faccio vedere prima in due dimensioni. Se io ho una linea, ho un arco, ho una polilinea, ho una spline e voglio dividerla in tot pezzi, AutoCAD ha un comando dividi che non divide l'entità, non la spezza, ma va a generare delle entità punto che vanno a dividere in segmenti. Se io scrivo adesso dividi, seleziono questo elemento, scrivo 3 e do invio, quando vado a selezionare questo elemento qui non è stato diviso, ma se faccio una selezione scopro che ci sono delle entità che si selezionano e che sono entità chiamate punto, che sono invisibili, nel senso che se io cancello la linea e sono talmente piccole che a schermo non lo vedete, probabilmente sul vostro lo vedete. Le entità punto, per essere viste, si può cambiare stile di visualizzazione all'entità punto. Il comando che cambia stile di visualizzazione al punto si chiama tipo punto. Se io scrivo tpop mi esce una schermata dove mi fa vedere che il punto di default è questo piccolino. Io scelgo la X. Questa X sarà dimensionata in percentuale rispetto alla vista, il 5% dello zoom. Che cosa significa? Che io se do adesso ok, queste crocette hanno la dimensione del 5% di tutto lo schermo. Se mi avvicino, queste si ingrandiscono, ma se io scrivo regen, quindi faccio rigenerare il disegno ad AutoCAD, perché non lo fai? Ah, l'ha fatto. Quando rigenerate e rispostate la vista, regen, ma dovete poi rispostare la vista, ma non se ne frega niente. Ogni tanto rigenera lui, quindi ogni tanto prende e decide di rigenerare. Se vedete i punti a un certo punto assumono sempre la dimensione del 5% rispetto allo schermo. I punti sono delle entità che sono agganciabili tramite OSNAP e l'OSNAP che vi permette di agganciarvi all'entità punto si chiama nodo. Nodo aggancia ai punti. Ecco che se io voglio trovare un terzo di questa altezza, mi basta chiamare il comando linea, disegnare una linea che è sovrapposta a questo spigolo. Io adesso ho un solido e ho anche una linea. Chiamo il comando dividi, seleziono qui e io posso selezionare la linea perché vi ricordo ho il selezione ciclica attivato. Do invio, scrivo 3 e se ci fate caso ho ottenuto questi due puntini. Nel punto che voglio usare come riferimento ci faccio un'altra sferetta così lo vedete. Se è tutto corretto vado con il comando trancia, seleziono l'oggetto da tranciare, do invio, do come opzioni 3 per 3 punti e vado a dare 1, 2 e 3 punti. Do invio e il primo taglio, che è questa parte qua, l'ho fatta e più o meno ci assomiglia secondo me. Adesso però questa parte qui io non la butto perché questi due elementi io li devo tagliare assieme con l'altro piano, perché l'altro piano mi va a fare il taglio dall'altra parte, poi butto quello che non mi serve. E qui i punti dove li vado a trovare? E posso di nuovo ipotizzare, sempre per il discorso dei terzi, che se questa è l'altezza di questo cubetto qui, questo puntino qui lo posso ipotizzare a un terzo dell'altezza, ma il terzo superiore.
E questo punto qui lo posso dare anche a occhio, perché altrimenti potrei fare, ok, questo è metà, questo è un altro terzo, quindi è un sesto di tutto. Ma possiamo andare anche così. Con questa ipotesi, io che faccio? Mi disegno una linea qui sopra, ma non mi serve nemmeno disegnare la linea qui sopra, perché io ho questo punto qui che posso copiare e portare da quest'altra parte. Mi individua già il punto che sta al terzo superiore. Metto la sferetta, sfera, ok, e poi mi disegno la lineetta che sta qui, dividi, seleziono la linea e gli do come numero di segmenti 6. Quindi individuo con la sferetta anche l'altro puntino qui. L'ultimo punto, il terzo punto, quello che mi serve, questo qui in alto a destra, lo ipotizzo come parte dello spigolo del cubo, non lo tocco, cioè non me ne vado a trovare un altro. Se adesso prendo questi due elementi, quindi chiamo il comando trancia, seleziono questi due elementi, do invio e do 3 come opzione, 3 punti, prendendo i centri delle sferette e do invio, adesso posso cancellare questa porzione qui, unire, fare un'unione booleana di tutti gli elementi risultanti dai vari tagli e sembra che ci siamo avvicinati alla figura. Non mi importa che cosa sia successo qua dietro, non lo posso sapere, la figura lo mostrava di qua, ma di qua più o meno le proporzioni ci stanno, cioè gli elementi, sembra che ci assomigli. Questa qui era la 2,48, 2,48, ok. E passiamo alla successiva. La successiva è questa, e questa qui anche è abbastanza banale. La facciamo in velocità perché abbiamo già visto i gradini. In che senso? È nel senso che questi sono 1, 2, 3, 4 e 5. 5 elementi che ruotano di 90 gradi. È la 304. Questa cosa è banale, ma ve la faccio vedere perché mi permette di farvi utilizzare il serie polare in congiunzione all'orientamento del sistema di riferimento. Io qua il sistema di riferimento lo piazzo in verticale, mi metto frontale, scrivo UCS, V di vista e mi disegno il rettangolino che sarà questo elemento qui e lo vado ad estrudere in profondità. Ok. Adesso dovrei copiarne 5 e ruotarli ognuno di un angolo che mi divide il tutto di 90 gradi. Ma io posso fare questo giochetto. Posso chiamare, disegnarmi una linea in diagonale, in maniera tale che trovo il centro di tutto, ma ce l'avevo già perché già ho disegnato il rettangolo che mi trova il centro. Se chiamo il comando serie polare, seleziono questo elemento e come centro do questo, che succede? Siccome la Z adesso è in orizzontale, il serie polare, la rotazione avviene attorno a Z, ma Z adesso è in orizzontale. Devo coprire non un angolo qui sopra di 360 gradi, ma devo coprire un angolo di 90 gradi e gli elementi abbiamo detto che sono 5. E fatto il serie polare, esplodo il tutto. Per spostare questi elementi vi faccio vedere un altro approccio che può servire nella modellazione. Io seleziono tutti, poi chiamo il comando sposta e sposto tutti della profondità. Poi chiamo di nuovo il comando sposta. Per riselezionarli tutti, io scrivo P per precedente e deseleziono con Shift l'ultimo e sposto gli altri. Richiamo il comando sposta, P per precedente, deseleziono questo e risposto. E poi è rimasto l'ultimo che riesco a selezionare facilmente.
Poi dovrei cambiare e invertire la rotazione, la figura va nell'altro senso, ma è semplicemente mi basta rimettere il sistema di riferimento in orizzontale, chiamare il comando specchio e scegliere di, in questo caso, di cancellare gli oggetti originali, sì, e ho ottenuto il mio oggetto. Cioè, il risultato l'avrei potuto ottenere in tantissimi modi diversi, volevo farvi vedere un altro approccio che riprendeva il serie polare e utilizza il selezione precedente, che è un qualcosa di interessante perché quando avete, eh, ad esempio, dovete spostare delle cose, le selezionate e la selezione ci impiegate un sacco per selezionare quelle cose. Cominciate a spostare, vi accorgete che avete sbagliato qualcosa, fate esc. Se la selezione che avete fatto ci avete impiegato tanto, richiamando il comando sposta, invece la selezione l'avete già fatta, se scrivete in questo caso P e date invio, lui vi riprende la vecchia selezione del vecchio comando, che è comoda soprattutto quando la selezione che avete fatto è una selezione che è stata fatta con difficoltà. Poi scoprirete che cos'è una selezione fatta con difficoltà. 304 fatta, questa qua bypasso perché è come il cuneo, si fa una L, si ruota copiando e si sposta sopra. Questo, la figura 799 è interessante perché mi permette di introdurre, di avere un approccio con le superfici. Fino adesso abbiamo lavorato con i solidi, adesso lavoriamo con le superfici. Mi devo disegnare la base di tutto è questo elemento qui, quadrato, con due buchi quadrati all'interno e dall'altra parte ci stanno gli stessi due buchi ma sono ruotati di 90 gradi, cioè sono invertiti. Quindi mi posiziono in verticale, mi disegno un poligono di quattro lati con lo spigolo, ma devo prima impostarmi l'UCS parallelo alla vista, chiamo il comando poligono, quattro lati, spigolo, e poi mi vado a fare un altro elementino che sta qui e questo lo copio dall'altra parte. Ehm, sì, non mi tengo, se vedete qui questo spazio è diverso da questo, quindi sono messi un po' a caso. Il mio schema l'ho fatto, schema verticale, ma qui in questo caso io devo creare non delle estrusioni, ma dei fogli di carta delle superfici. Quando avete delle curve chiuse e volete ottenere una superficie piana da una curva chiusa, potete andare negli strumenti superficie e trovare dove sta planare, superficie piana. Superficie piana che vi chiede? Vi chiede di dare invio perché volete selezionare un oggetto, selezionate l'oggetto dal quale volete ricavare una superficie piana, date invio e lui vi crea la superficie piana. Che succede? Che a me però servono anche le superficette queste qui perché mi servono per fare il buco da sottrarre. Quindi che faccio? Seleziono tutto e chiamo planare e quando avete già selezionato tutto e chiamate il comando superfpian o planare, lui vi disegna le superficette piccoline e anche la superficie grande. Devo creare buchi, abbiamo imparato che la sottrazione, se selezionate il grande e date invio, poi potete selezionare i figlioletti piccolini che scavano, quando date invio avete ottenuto la superficie che è stata bucata sottraendo le altre superfici. Il primo foglio l'ho ottenuto, l'altro foglio lo copio e lo ruoto di 180 gradi. Quindi prendo questo e copio anche le curve, perché le curve, cioè i rettangolini, perché i rettangolini mi serviranno. Chiamo il comando copia, copio ma potrei anche fare un'altra cosa. Imposto l'UCS invio in orizzontale. Seleziono questo, chiamo il comando ruota e posizionandomi qui do un copia scrivendo 180 gradi.
Se vedete, ho copiato ruotando e più o meno ho anche trovato la posizione. Rimettiamolo un attimo a posto, ok. L'unica cosa che adesso mi manca da fare è collegare questi quadrati. E se vi ricordate, quando noi abbiamo dei profili, ma non abbiamo una direttrice, il comando loft ci permette di ottenere le superfici semplicemente unendo i profili. Siamo giusti? Sì, siamo giusti. Chiamo loft, seleziono la polilinea, poi seleziono la polilinea. Prima di dare invio, vado in modalità e scelgo di non generare un solido, ma scelgo di generare una superficie. Che succede? Che cambiando modalità e scegliendo solido, superficie, lui che fa? Se è solido chiude le finestrelle, se è superficie in realtà, vi lascia i buchi, che è quello che serve a noi. Se confermo con invio, ho ottenuto questa cosa qui, rifacendo lo stesso loft, prendendo sempre la polilinea da una parte e la polilinea dall'altra, ottengo l'altro modellino anche da quest'altra parte. E anche questa figura, la 799, l'abbiamo fatta. La 8 e 10 la facciamo subito, vi do un'indicazione perché poi voglio passare a questa che è interessante. Quindi questa la salviamo, la 810, la 810 è un quadrato che ha uno spessore e poi posso ipotizzare che i vuoti siano la stessa altezza del pieno. Ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementi, dove 3 sono vuoti. Che faccio? Prendo questo, chiamo il comando copia e conto 4, 5, 6, 7. Seleziono gli elementi nel mezzo, cancello e mi sono modellato la torre. L'ultima cosa da fare è cercare di fare queste estrusioni di questi lati, ma questo ormai lo sapete fare perché io ad esempio con polilinea, cioè posso disegnarmi una linea qui e decidere fino a dove deve essere estruso questo primo gradino. E c'ho quest'altro punto qui, ok, che è questo. E mi sono disegnato questo elemento qui, control, seleziono, chiamo estrudi e in fase di estrusione gli do direzione. La direzione qual è? Da questo punto a questo punto. L'unica cosa che devo fare è tagliare in orizzontale, ma ormai sappiamo anche che trancia si prende questo, XY e si taglia in orizzontale. Gli altri approcci sono simili, con lo spostamento dei vertici e così via. Una cosa meno banale è la 584. La 584 devo trovare il modo di disegnare questo percorso. Una volta che ho trovato il modo di disegnare questo percorso, sto a posto. E come lo disegno questo percorso? Sempre tenendo conto che queste figure geometriche sono basate su delle figure semplici, sembra che l'andamento, cioè i vertici di dove stanno gli spigoli del percorso, al di là di quello che sono gli smussi, se vedete, sembra che cosa? Sembra un cubetto. Quindi i vertici di questa curva qui sono conformati, allineati rispetto a un cubetto.
L'unica cosa è che questo percorso fa un percorso dove segue solamente alcuni degli spigoli del cubetto. Abbiamo questo, poi abbiamo questo, poi va in profondità, poi va indietro e fa una sorta di C. Se io riesco a disegnarmi nello spazio questo elemento qui, poi lo devo solamente raccordare. E quindi che faccio in AutoCAD? Vado qui, chiamo parallelepipedo. Parallelepipedo è interessante perché se cliccate in un punto avete l'opzione cubo. Se cliccate su cubo dovete dare solamente il lato. In questo caso punto in orizzontale, scrivo 10 e ho fatto il mio cubetto di lato 10. Se ritorno qui, io mi ripasso un attimo la cosa, devo fare su una faccia una U e sull'altra faccia una C, unita da questo elemento qui. Quindi che faccio? Se prendo una polilinea 3D, anzi no, uso una linea, comincio a ripercorrere, ho detto che devo fare qui, linea, devo fare una U, poi devo andare in profondità e poi devo fare una C. Qua non vedo l'altra parte, giro e vado a fare la C, do invio. Se adesso nascondo il cubetto, ho il percorso. L'unica cosa che devo fare adesso è smussare questi angoli. Ma lo smusso lo sappiamo già fare. RA raccorda con un raggio. E in questo caso gli do... ehm, quanto gli do? Gli do 3.5. Vediamo quanto esce. Forse eccessivo, quindi gli do come ripeto il tutto, gli do 3. Gli do il raggio 3, invio, clic, clic, invio, clic, clic. Se vedete, avendo fatto delle linee spezzate nello spazio, il raccordo fortunatamente segue le linee senza costringermi a dover riallineare tutto quanto il mio sistema di riferimento. Una volta che ho raccordato gli spigoli, questi sono tutti pezzettini, ma io facilmente prendo questi, unire e unisco il tutto in un percorso che descrive l'andamento di questa cosa qui. Non mi rimane altro che disegnarmi un cerchietto e il cerchietto io non lo posso fare di raggio maggiore del raggio di raccordo. Quindi non mi ricordo quando l'avevo fatto, mi sembra 3, non lo posso fare 3,5 perché 3,5 si accartoccia su se stesso. Lo faccio da 3 e poi utilizzo il comando sweep. Il comando sweep mi prende la generatrice, va lungo la direttrice, prendo questo, do invio, prendo la generatrice, do invio, prendo la direttrice e niente, il cerchio è troppo grande, lo rimpicciolisco un poco, richiamo sweep, seleziono la generatrice, invio la direttrice, invio e il tutto è fatto. Se poi voglio vedere quanto massimo posso fare il cerchietto, io posso selezionare lo sweep, selezionare questo e ingrandirlo perché lui me lo ingrandisce fino a un certo punto, fino a dove non si ferma. Quindi fino a un certo punto lo posso fare grande e poi sparisce. Sparisce perché ho raggiunto il mio limite. Se mi fermo qua, più o meno anche questa figura qui siamo riusciti a farla. E anche in questo caso qui la difficoltà stava nel riconoscere lo scheletro che era un cubo e il percorso che seguiva tutte le varie parti. Ok, siamo quasi alla fine. Siamo quasi alla fine. Sì, vi faccio vedere queste due perché queste altre due sono banali. Quello che dicevo a te prima, il cilindro morso, col morso, sta qua. Vi faccio vedere queste ultime due, la 760 e la 683, perché hanno degli approcci, come dire, interessanti. La 760. La 760 che cos'è? È una piramide a base triangolare scavata con un'altra piramide di base triangolare specchiata dall'altra parte dove la cuspide è stata tranciata. Partiamo dalla piramide a base triangolare.
vado qui, mi disegno, ho la possibilità di disegnare una piramide, vado nelle primitive, trovo piramide, qui sotto mi chiede l'opzione lati, clicco su lati e invece di 4 gliene do 3. Poi gli do l'opzione spigolo in maniera tale che io riesco a dare una dimensione a questo spigolo, gli diamo sempre 10 e gli do un'altezza. Più o meno questa, chissà se è uguale, ma cerchiamo di farla uguale, ma anche se è un po' più slanciata non cambia tanto. Ok, la piramide l'ho fatta, adesso devo creare quelli che sono gli elementi, diciamo i braccetti. E se vi ricordate, noi abbiamo una sorta di offset tridimensionale che ci permette di assegnare delle paretine, degli spessori a una figura geometrica. E in questo caso, per poterla vedere, io vado da concettuale, passo a raggi X, mi vado a disegnare una lineetta giusto per capire lo spessore che dovrò dare all'offset, quindi da qui a qui gli do 1.2. Vado negli strumenti di modifica e trovo svuota, clicco su svuota, seleziono l'elemento, gli do 1.2, do invio, secondo me è esagerato, gli do 1.09, quindi torno indietro, richiamo svuota, gli do 0,9, ci piace di più, confermo invio fino a quando non mi ritrovo il comando e adesso lo devo bucare. E per bucarlo, se non ho a disposizione il selezione ciclica, questo buco io non lo riesco a fare. Perché? Perché se io non ho selezione ciclica attivato, quando faccio CTRL posso selezionare solamente la faccia di fuori. La faccia di dentro io non la riesco a selezionare perché dentro è tutto chiuso. Se ho selezione ciclica attivato, clicco qui sopra, lui mi chiede quale faccia voglio selezionare e in questo caso io seleziono la faccia interna. Quindi adesso la faccia interna è stata selezionata. Se io chiamo il comando estrudi, posso estrudere questa faccia, ma quando voi estrudete una faccia selezionata, la direzione di default della faccia è perpendicolare alla faccia. In questo caso invece io devo estrudere in orizzontale, ma ormai abbiamo imparato che quando siamo in questa fase qui, se gli andiamo a dare direzione, possiamo dargli una direzione, in questo caso la direzione è lungo X. Quindi posso estrudere, ho estruso questa faccia in orizzontale. E qui, se io ad esempio faccio una sottrazione di questo con questo, il mio primo buco già l'ho fatto. Ma prima di fare questa cosa qui, io mi vado a copiare questo nelle altre due posizioni. Se io chiamo il comando ruota, prendo come punto base il vertice. Essendo questo un triangolo equilatero, gli angoli sono 120 e meno 120. Quindi faccio copia, 120, richiamo il comando ruota, faccio copia e gli do di nuovo 120. Adesso che ho gli elementi che sottraggono, posso usare sottrazione booleana, seleziono la piramide che voglio bucare, do invio, seleziono gli elementi che bucano e do invio e la prima parte l'abbiamo fatta. Adesso posso passare anche in una visualizzazione concettuale perché non mi serve più la trasparenza, devo bucare la base perché la base è bucata. Non è un problema perché mi basta disegnare una polilinea agganciandomi a questi vertici interni e poi con premi e trascina, se funziona, individuo questo elemento qua e vi ricordo che premi e trascina, se lo muovete verso il solido va a sottrarre e non va ad aggiungere. Questo l'ho fatto, devo fare solamente la copia speculare dall'altra parte e uso
di nuovo mi metto di fronte, imposto l'UCS con opzione vista e chiamo il comando specchio. Specchio, seleziono l'elemento e come asse di simmetria gli do l'asse orizzontale passante per la base. Cancellare gli oggetti sorgenti no. L'ultima cosa che mi rimane da fare, lo posso fare anche a occhio, è decidere dove voglio tagliare questa basetta, perché in base a dove voglio tagliare questa basetta, chiamo il comando trancia, seleziono questo elemento e trancio con il piano ZX, perché il piano ZX va in orizzontale rispetto a dove sto guardando. ZX passa a questa altezza, do invio e se ho fatto tutto bene sono riuscito a tranciare in orizzontale a togliere questo elementino qui. E anche la 760 l'abbiamo fatta. Abbiamo usato lo svuota, abbiamo usato il trucchetto di selezionare una faccia interna e estruderla verso l'esterno per scavare da fuori, che è un qualcosa che vi devo per forza mostrare. Ci facciamo l'ultimo pezzettino qui. L'ultimo pezzetto viene da pensare di usare, cioè, creare un profilo che sia un quarto di ciambella, estruderlo e poi duplicare il quarto di ciambella riorientandolo per unirlo. Ma non ve lo faccio nemmeno vedere perché se ragionate solamente per estrusione lineare, i raccordi qui si incroceranno, faranno difetto. Se andiamo a vedere questo disegno, in realtà questa sembra un ottavo di sfera, perché qui non ci sono intersezioni, questa superficie è tutta unica. Se io ragiono con questa cosa qui, che è un ottavo di sfera, il modello me lo riesco a portare a casa abbastanza facilmente. Mi serve un quarto di sfera, ma prima mi disegno un cerchio che mi fa da base, così almeno riesco ad avere un punto di riferimento. E il punto di riferimento è il centro. Sfera, pesco con l'OSNAP il centro e mi disegno la sfera. Mi serve un ottavo di sfera, quindi dovrei tagliare, tranciare a metà, poi a metà e di nuovo a metà la sfera per ottenere un ottavo. Un modo più veloce per ottenere un ottavo di sfera qual è? Guardate, io posso prendere parallelepipedo, partire dal centro, farmi un parallelepipedo, vedete che individua e va a includere un quarto di sfera e sempre con quel giochetto dell'intersezione, se io faccio interseca, cubetto e sfera e do invio, ho tagliato automaticamente un quarto di sfera con un- una facilità incredibile rispetto a usare trancia, 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 trancia. Poi devo dare uno spessore a questo elemento qui, ma lo spessore io lo riesco a dare con lo svuota. E chiamo il comando svuota, sì, chiamo il comando svuota, mi chiede una distanza e io gliela do mediante due punti. Quindi a occhio vado a svuotarlo in questa maniera qui. Ok, lo spessore gliel'ho dato, forse esagerato, ritorno un attimo indietro e gli do una dimensione un po' più piccolina. Ok, adesso che faccio? Non posso più fare come con la piramidina, prendere questa faccia e estruderla per bucare la sfera, ma posso fare un'altra cosa. Posso ancora di nuovo prendere il parallelepipedo, mettermi all'interno, quindi costruirmi un parallelepipedo che mi permette di bucare lasciando fuori solamente quelli che sono gli spessorini della sfera, lasciando solamente fuori questi spessorini qui. Se adesso io vado a sottrarre, sottrazione, dalla grande invio, cioè dalla sfera invio il parallelepipedo, invio, sono riuscito
a ottenere gli spessorini. L'unica cosa che mi manca è fare il buco qui dentro. Ma il buco qui dentro io lo faccio subito perché è una sfera, centrata sempre sull'altra sfera, concentrica. Se io chiamo il comando sfera, prendo questa e la comincio a muovere, posso anche decidere... Oddio, che è successo? Posso anche decidere lo spessore, cioè quanto voglio lo spessore risultante, cioè quanto voglio il buchino. Lo posso vedere qui, il buchino sembra un qualcosa che sta a metà, quindi diciamo sta a questa metà. Fatto questo, sottrai che cosa? Dall'elemento invio la sfera, invio. E più o meno anche questo ci somiglia, non è tanto, ci somiglia un po' di meno perché quando ho fatto lo svuota ho scelto uno spessorino troppo piccolo, gliene avrei dovuto dare uno più grande. Però concettualmente, se vedete, noi abbiamo una sola faccia che non presenta nessun incrocio, ma abbiamo comunque una cioè delle fettine di anello che sono un quarto e un quarto, che rispettano quello che è stato disegnato. Sì, credo che sia questo. Poi, siccome questi sono disegnati, non si saprà mai se sono giusti o meno.